Grazie Alfio, bella la canzone di Gigi D'Alessio, complimenti. Piaciuto il viaggio, ragazzi? Benone, siamo arrivati. Scusate per Gigi D'Alessio con Alfio in macchina, però purtroppo il bello è qua. Siamo arrivati a Pergusa. Antonio, tu sei di casa, Edoardo invece la sorpresa grossa è per te che provi sempre le moto da pista con le gomme slick. Io ho pensato a te, non posso sempre coinvolgerti nelle prove delle Max Enduro. Oggi voglio farti contento anche Antonio, guarda, siamo nel tempio della velocità, gommati Pirelli. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Con delle gomme fantastiche su moto bellissime, stock e di serie, BMW e Yamaha. Guarda, termocoperte, leggi un po' la temperatura, 90, quindi poco. ci stiamo preparando per voi, per te Antonio, anche per me. Voglio divertirmi oggi in pista. Finalmente comincio a capire qualcosa di moto, guarda. Le Max Enduro non ti piacciono tanto? Ma sono un po' stufo io. Sei stufo, Porti sempre a fare Max Enduro, Scamp, basta. Finalmente veniamo un po'. Antonio, lui è stufo, poverino. È stufo, E io ho pensato a lui. Venite, guardate che rettilineo c'è qua a Pergusa. È una pista bellissima e le moto sono ancora più belle. Abbiamo BMW, Ducati e KTM, le Max Enduro di oggi con potenze che arrivano a 160 cavalli e ce le godiamo su questo rettilineo fantastico. Hai visto? Di te non ci si può fidare. Ma fidati, ho messo anche le Scorpion Trail 2 che sono una gomma eccezionale, l'abbiamo già visto in tutte le prove di Moto.it su asfalto e adesso vediamo come vanno anche in pista. Guarda, sai che paradossalmente invece sono contento, mi hai fatto un piacere. Perché invece che continuare a correrti dietro con queste cose a casa tua, Sul pedice e in fuoristrada? E veniamo qua a casa mia e stavolta ti batto. Vediamo, l'importante è che tu sia contento, anche perché la prima parte del test è in pista. Poi vedremo, non ti dico niente perché già ti ho fregato con la pista, quindi Antonio sei pronto? Siamo pronti, allora possiamo cambiarci. Andate a cambiarvi, mi cambio anch'io, metto il mio bel completino da motocross e vengo con voi in pista. Però Forza! Dovevi dircelo prima. Sempre così. Sempre. Ragazzi, adesso entriamo nel vivo della comparativa pazza delle Max Enduro in pista a Pergusa e le moto le diamo a tavolino. Pronti via? Edoardo, tu parti con la Ducati perché sei più pistaiolo, sei il tester che prova le moto più belle del mondo, più potenti in pista. La Ducati è quella dal DNA Superbike. Sicuramente. Antonio Privitera è il nostro tester, scrittore, è il colto del gruppo, quindi una moto turistica perfetta per te è la BMW 1250. Bravissimo, GS 1250 e io sono considerato il tassellato del gruppo, parto ovviamente con la KTM. Pronti? Pronti. Vai! Andiamo. Ragazzi, inizia la sfida! La riduzione, perfetto, è partito meglio. Ma adesso lo vado a prendere ragazzi, adesso lo vado a prendere. Eccoci, prima variante, fuori a cannone con la KTM, guarda le costole! Qui sono andato un po' largo, KTM a tutta, seconda variante, dentro, fuori tutto il gas adesso, la KTM è molto leggera, un po' nervosa, ma ci diamo dentro tutto, con le Scorpion Trail 2 a cannone, adesso in fondo c'è la staccatona, siamo 220 all'ora. Staccatona delicatissimo perché si arriva davvero forte qua, altra chicane, abbiamo tagliato la seconda parte, altra chicane, non c'è veramente respiro in questa pista. Pergusa e vai fuori tutta, siamo in quinta, sesta, ho una frenata di riferimento che mi aiuta, però ragazzi che velocità con le Max Enduro di oggi, 50 metri staccata, terza, guardate quanto è secca questa chicane, Staccata però il piso si sente, fa davvero fatica, fa un po' fatica a fermarla. quinta, 150, 160, sfida pistaiolo contro endurista, giù tutto, massima velocità qua 220, 230, 240,
Frena Andrea, frena! Si scompone un po' in staccata, ma che moto ragazzi, c'è Edoardo attaccato! C'è Edoardo attaccato! Box! Pit lane! Edoardo è lì così, ce l'ho attaccato! Moto veramente simili! Grande Edo! Ha fatto tutta la partenza! Adesso arriverà anche il turista, Edo! Ragazzi, questo va come un missile porco Giuda! Grande, grande, abbiamo perso Privitera, arriverà, ha fatto un altro giro. Privitera ha tirato dritto. Ha tirato dritto, arriverà, cominciamo noi Edo? Cominciamo noi, dai. Che sfida, abbiamo detto che era un gioco ragazzi, invece io ti provo dopo non si specchietti. gioca mai, è sempre così. Il gioco non c'è mai quando si corre. Ma Edo, mi sa che qua, sai cosa ti ha fregato? L'abitudine mia alle partenze col motocross, perché Probabile. ha impennato, l'ho tenuta e ho preso quel vantaggio in partenza che poi ho tenuto, ma che fatica perché lo vedevo arrivare con quei fari lì da falchetto. Io ho urlato tutto il giro, È che di motore questa qua non le stai dietro, ha una cattiveria KTM che è una cosa impressionante. Guarda che ho i testimoni, comincia a dare il merito al motore. Guarda che la Ducati multistrada è lì, è Privitera che sta ancora girando con la GS. Se trovate nei dintorni di Enna una GS con uno vestito in pelle che è andato per funghi, è Antonio Privitera, riportatelo qua ai box di Pergusa perché è dietro. Quanti minuti è dietro, Salvo Pennisi, Privitera? Ah, sarà qualche decimo di secondo, dai. Grande Salvo, adesso teniamo qua Salvo. Io ringrazio tanto a nome mio di Edoardo di Moto.it, Salvo Pennisi, Pirelli, perché abbiamo messo in piedi questa comparativa tra il serio e il faccetto, ma c'è tanto anche di serio. Adesso raccontiamo le moto, grazie a voi perché ci avete dato la struttura, le moto, diciamolo in maniera trasparente, le gomme che sono il top per fare questo tipo di lavoro. Guardate le gomme, Daniele vieni pure qua a inquadrarle se riesci un po' contro luce perché abbiamo scannato come due maialini Edoardo. Sì, abbastanza. L'endurista ce l'ha fatta, Sì. ma l'endurista si è salvato con la partenza. Comunque grande Edoardo. Adesso aspettiamo sempre Ma il gli terzo. enduristi sono i più completi, c'è questo da dire, gli enduristi sono Quanto completi. voglio bene a quest'uomo. Comunque il problema delle moto Max Enduro che hanno lo specchietto che in pista non dovrebbe essere usato. Io lo vedevo lì che arrivava e adesso tiro, ho staccato tutte le staccate ai 50 metri. Ha 4 dita che non si dovrebbe fare 2 dita. Comunque gran bella prova. Cominciamo a parlare delle moto, Edo? Cominciamo Do a la parola a parlare te che sennò veramente parlo troppo. Vai con la Ducatona. Cominciamo con la Ducatona. La Ducatona è quella che sicuramente si avvicina di più alle corde, a chi è abituato alle moto stradali, alle moto da pista, alle moto da altre prestazioni. È quella che ha più feeling sull'avantreno, è quella con probabilmente la maggior stabilità in piega e in percorrenza, è quella che poi vedremo che ci sono delle piccole eccezioni, nel senso che ci sono tutta una serie di sedi, ma perché quando si parla di moto è sempre così. È il motivo per cui l'abbiamo data a te che sei proprio il pistaiolo del gruppo. Faceva dei piegoni in ginocchio per terra pazzeschi, l'ho visto, veramente bravo Edoardo. Gran bel motore, perché comunque ne ha veramente tanto. Antonio Ce l'abbiamo! Antonio Con un distacco. Antonio ci ha dato un giro. Sì, al contrario, con un distacco di 3 minuti e 40 Antonio Privitera. Ragazzi, ho fatto il classico giro in più, ragazzi. Non è che si faceva anche un giro in meno, cambiava tanto. Antonio, noi siamo già sulle moto, metti il cavalletto e andiamo avanti con la Ducati. Andiamo avanti con la Ducati. Probabilmente ecco, le dimensioni, il serbatoio, tutto quanto la penalizzano un pochino perché si fa veramente fatica a fermarla nelle staccate più lunghe. Frena, comunque frena forte, ma non hai mai l'impressione della moto che attacca che sì, cosa che invece avviene con quella. Sì, io aggiungo una cosa sulla Ducati perché ho una guida un po' più sporca da endurista, quindi sfrutto tanto i freni. Tu sei molto più elegante nella guida. Questo bel impianto Brembo in strada è perfetto, in pista invece ho notato un bel affaticamento e un allungamento della leva sulla corsa. Però come dicevi, grande stabilità, il motore qui si sfrutta anche agli altri, cosa che su strada con questa potenza non sempre riesci, e quindi direi l'analisi di Edoardo perfetta. Molto stabile, gran motore, gran ciclistica anche perché viene dalla strada, sì. Poi la stabilità magari si paga poi con queste dimensioni nei cambi di direzione un po' meno agile, però è una signora moto. Passiamo alla fruistradista che ha vinto la sfida, però non i tempi, perché poi bisogna vedere anche altre cose della prova. In questa sfida così goliardica tra colleghi ha vinto questa KTM, mi ha avvantaggiato il motore, la prontezza in partenza, non so se Salvo hai visto. Prima, seconda con la mappatura sport, l'ha lasciata anche un po' impennare nel passaggio prima e seconda. Sì, hai avuto uno stacco incredibile. È andata via, è vero. Mi ha aiutato. Poi frenata molto potente, resistente, molto agile. Di contro nel veloce è un po' più
più ballerina delle altre. Diciamo che il rigore della Ducati è qualcosa di riferimento. Esatto. Non è instabile, però quando arrivi, ho visto i 240 in uno dei rettilini qua di Pergusa, non so più quale perché non mi ricordo tanto, però ho visto i 240, quando attacca i freni si muove un po', però con i controlli di stabilità e l'apparato elettronico di queste moto di oggi, ammazzo. Quindi gran moto, paga un po', agilità tantissima, stabilità sul veloce ottima, siamo andati a 240. Adesso diamo la palla, sei arrivato, ad Antonio Privitera. Vai Antonio. Beh, allora la BMW, la R1250 GS è stata una moto molto divertente innanzitutto, perché la sua maggiore attitudine stradale mi ha consentito di essere molto più veloce e rapido di come magari avrei potuto essere in sella alla KTM o alla Ducati, che sono ancora più aggressive, mentre invece questa è molto più amichevole secondo me rispetto alle altre due bicilindriche. Poi quando ti mettevi in carena ti piaceva tanto la visuale? No, perché c'è un piccolo problema di distorsione del cupolino e quindi non si è toccato. Quindi col cupolino, sai, devi stare un po' a destra o a sinistra per vedere dove stai andando. In frenata soprattutto la moto è veramente molto stabile, è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, frena forte, è molto stabile, si inserisce senza alcun problema in curva, mi sono veramente molto divertito. Aggiungiamo due note, Edoardo e io. Edoardo, tu sulla ciclistica della GS in pista, perché questo è un confronto comunque pazzo, Salvo, diciamo, in pista non comprate queste moto per andare in pista, però commenta tu la ciclistica e poi io sto motore Shift Cam così famoso dico la mia. Allora, la ciclistica, come giustamente ha detto Antonio, è stabilissima in frenata ed è la caratteristica del telelever, quindi la sospensione anteriore particolare della BMW, che naturalmente maschera un pochino il feeling sull'avantreno, però in percorrenza diventa un bisturi, diventa veramente un rasoio. Bisogna fidarsi, bisogna entrare dentro lasciandola fare, e perlomeno fino all'interferenza delle pedane la moto non si muove di 1 millimetro, quindi una ciclistica di una stabilità e di un'armonia rispetto alle prestazioni del motore veramente invidiabile. Con una nota sulla ciclistica, hai dei freni, perché i freni sono stati tanto discussi sulla Shift Cam perché è arrivato questo impianto ICE. Ragazzi, si può criticare la provenienza, quello che volete, però i freni sono andati benissimo, potenti come anche le rivali, ma soprattutto una costanza di rendimento, una resistenza alla fatica perfetta. No? Sì, assolutamente. Invece il motore 136 cavalli, che su strada sono esagerati, una grandissima coppia. Qui la differenza, perché si sfruttano gli alti per Gusa dei rettilini lunghissimi, la differenza in alto si sente e KTM e Ducati se ne vanno. Lei rimane lì perché comunque viaggia, però paga pegno sul veloce. Adesso abbiamo qua Salvo, non a caso, ma per un motivo molto semplice: le Scorpion Trail 2 che usanniamo in ogni prova comparativa, diciamo che sono una gran gomma, adesso l'abbiamo messa alla frusta anche in pista. E la cosa incredibile è che abbiamo tirato, ci siamo ingarellati io e Edoardo come due assassini. Salvo, un commento a te sullo sviluppo delle gomme sviluppate per uso stradale. Qui non hanno un segno di cedimento, anche in pista non hanno mai mollato. Ci sono delle gomme più pistaiole che dopo qualche turno in pista cominciano a scivolare. Queste niente. Sì, diciamo che lo Scorpion Trail 2 ha una delle sue spirali di DNA è racing, è una delle sue spirali di DNA è stradale, è un pneumatico nel quale siamo riusciti a far confluire tutte le nostre esperienze stradali sportive con quelle che il nome Scorpion evoca come di discendenza dal fuoristrada, no? Quindi abbiamo dei profili che sono molto simili a quelle delle nostre gomme stradali, metti l'Angel GT, abbiamo delle mescole di ultimissima generazione, il posteriore tra l'altro è un bimescola, quindi con prestazioni molto aggressive se vogliamo in termini di sportività sull'asfalto, ma anche molto sicure sul bagnato. Il disegno battistrada, anche quello ha una derivazione diciamo mista, diciamo che un ibrido, se vogliamo, in senso positivo tra le nostre esperienze stradali sportive e quelle fuoristradistiche. Infatti anche in fuoristrada lo Scorpion Trail 2 si difende abbastanza bene, chiaro, non un fuoristrada estremo, ma insomma un fuoristrada che si può affrontare tranquillamente per andare a visitare posti belli che altrimenti non si potrebbe. La versatilità, sullo Scorpion Trail 2 abbiamo puntato molto sulla versatilità, cioè sulla capacità di poter gommare diversi veicoli. Vi faccio anche notare un'altra cosa: la Ducati, e io spezzo una lancia a favore della Ducati, che sapete che è un po', se vogliamo, nel mio cuore, ma la Ducati è l'unica delle tre moto ad avere le ruote a raggi. La KTM e la BMW hanno le ruote in lega, e il rigore direzionale che Ducati ha consentito anche a voi di verificare è dovuto ovviamente alle eccezionali doti ciclistiche della motocicletta, ma anche a questa capacità di Scorpion Trail 2 di potersi sposare bene a diverse soluzioni tecniche, no? Funzionano
funzionano molto bene in queste condizioni anche dal punto di vista della regolarità d'usura. Avete visto che non ci sono stati strappi, lacerazioni, e questo anche a testimonianza di quella che poi, proiettata in un uso stradale, una resa chilometrica sicuramente di ottimo livello. Sono molto contento che voi siete riusciti ad apprezzarle qui, perché questa è una prova veramente, è la prima che viene fatta, almeno a memoria mia, quindi avete portato una bella ventata di novità. Scorpion Trail 2, queste motociclette, il connubio è perfetto ed è divertentissimo. A me piace tantissimo girare in pista con queste Ma motociclette. infatti la domanda, o meglio, il pensiero che ho avuto guidandole oggi, non so se sei d'accordo, che non sono un pesce fuor d'acqua, sembra proprio, e tu me lo dirai, che queste gomme vengono sviluppate non soltanto nei trail che dicevi tu in fuoristrada, ma ci sono tante sessioni di pista per arrivare a un compromesso di questo tipo. Certo, noi sviluppiamo i nostri prodotti, li sperimentiamo utilizzando tantissimo la pista, non solo per Gusa, che è il nostro proving ground di elezione, ma insomma proviamo tantissimo anche a Nardò, e abbiamo sviluppato queste gomme utilizzando molto quello che è proprio il banco di prova stradale, no? Ne parlavamo forse prima, ti ricordi? A me piacerebbe tantissimo, per esempio, che ci fossero delle sessioni di prove in pista e track day riservate a queste moto, perché con le gomme giuste sono degli strumenti divertentissimi, possono dare un sacco di soddisfazioni, e magari con un po' meno di pressione che se guidi una motocicletta da 200 cavalli, no? Con la stessa soddisfazione di guida. Ti aggiungo anche una cosa, con molta meno fatica. Con molta meno fatica, è verissimo, con molta meno fatica, molta meno pressione interna. Anche perché prima con Edoardo non siamo entrati troppo nel dettaglio, anche con Antonio, sulle singole moto, però queste moto hanno un pacchetto elettronico che permette di scaricare 160 cavalli, moto che pesano 250 kg quasi, Certo. in tutta sicurezza. Lasciate i controlli inseriti anche in pista, perché sono fondamentali, l'ABS non allunga la frenata, il controllo di trazione, soprattutto con la KTM l'abbiamo usata anche senza, serve perché dà una vagonata di coppia che scompone un po' l'assetto, quindi soprattutto con lei lasciatelo inserito, sono fondamentali. C'è questo connubio con le gomme che permette, come ha detto Salvo, di andare in pista. Andate ai track day con la vostra Max Enduro, potreste anche togliervi qualche soddisfazione. Che consiglio dai per l'utilizzo di queste moto in pista a livello di pressioni, di usura delle gomme? Ma guarda, qui voi avete provato con delle pressioni che sono assolutamente quelle standard, raccomandate dal costruttore, quindi pressioni assolutamente sicure anche per un utilizzo in coppia, quindi potreste ancora limare qualche cosa in un'ottimizzazione sia d'assetto che di pressione. Io normalmente dico, insomma, di non esagerare con questa idea matta di calare, di abbassare le pressioni tantissimo, no. Se proprio si vuole, ecco, dal 2,9 posteriore andare a 2,5, questo sì, però non esagerare troppo. Le gomme sono progettate e concepite per lavorare al meglio in quelle che sono le pressioni raccomandate dai costruttori, e in effetti oggi ne avete avuto la prova, perché avete provato assolutamente in assetto stradale. Quindi grazie a te, adesso lo abbraccio anche Edoardo, è la prima volta che c'è una sfida con la nel suo terreno, ma con la Max Enduro, non te l'ho incasinato. Io vi ho visti girare e andavate come delle spie, andate fortissimo, quindi insomma. Sai qual è stato il mio segreto? Seguire Alfio, seguire te e seguire Edoardo per capire un po' dove mettere le ruote. Io puntavo l'erba ogni Bisognava tanto. fare buona la prima, bisognava fare, si allenava. Ma poi anche perché più giovani, no, il quartararo della Più situazione. giovane proprio. Adesso però i nostri amici da casa magari vogliono sapere tra le tre moto, Ma questo io, a parità di pilota, ma io questo volevo chiedere, ma chi va più forte? Ora a questo punto, tu che sei un endurista, sei il rappresentante principe della categoria, prova a fare i tempi con tutte e tre. ma su asfalto posso tagliare l'asfalto. Tagliare non ti conviene, c'è il lago, quindi Urca, occhio. Allora adesso tempi con le tre moto. Pronti? Bene, Si va? certo. Vado. Vai! Prova cronometrata, tempo KTM a Pergusa, tempo KTM a Pergusa. Adesso giro di pista con la Ducati Multistrada Enduro, giro di lancio e poi cronometro alla mano.
Terzo giro, terza prova, BMW, tempo in pista. Ragazzi, prova totalmente senza senso prendere i tempi in pista alle Max Enduro. Caro Edoardo, Antonio, l'abbiamo fatto oggi e con tante sorprese, vero Giuseppe? Siamo qua con il nostro cronometro. Sorprese, ottimi tempi per una super enduro. Ecco qui la tabella tempi. Grazie per gli ottimi tempi, sei veramente buono oggi, È Giuseppe, buono. è molto buono. È buono. Anche perché abbiamo dei nostri piloti, c'è Alfio che ne dà di gas, però abbiamo fatto il possibile per vedere un po' come andavano queste moto. E i tempi mi vedono già vicino alla vincitrice, la Ducati Multistrada Enduro, quindi gommata con le Pirelli Scorpion Trail 2 anteriore da 19 e cerchi a raggi, ha ottenuto un tempo di 2:09:64. È andata molto bene, vi racconto anche brevemente cosa mi è piaciuto di più della Ducati. Sicuramente la ciclistica, perché è molto precisa in inserimento di curva, nei cambi di direzione non è leggerissima, però dove la metti sta. Il motore va bene, soffre un po' la sezione aerodinamica molto importante, quindi la velocità di punta non era altissima, soprattutto se paragonata alla KTM. E altra cosa che non mi ha fatto impazzire è l'impianto frenante, che dopo qualche giro sente un po' la fatica, però ragazzi il tempo migliore è il suo, perché la ciclistica Ducati non sbaglia. Sei d'accordo Edoardo, il nostro pistaiolo? Assolutamente sì, è quella più vicina alle corde di uno stradista sicuramente, è quella con la guida più stradale, appunto, anche come posizione di guida, come erogazione, come stabilità e soprattutto come feeling dell'avantreno. Quindi assolutamente sì, ragazzi. Secondo te chi ha fatto seconda? Io lo so già, quindi non lo vale. sai già? Io lo so già, io ho le qual mie è? idee. La seconda insospettabilmente è la BMW. Allora ti ricordi? Io poi devo leggerlo ogni volta questo tempo, Giuseppe, vieni qua perché sei tu che hai preso il tempo e mi hai stupito, perché prima cosa sono veramente vicine le altre moto alla vincitrice Ducati, perché Ci sono soltanto 2 centesimi tra BMW e KTM. non dire aspetta, stai andando troppo, siamo tra la prima e la seconda. Tra Ducati e BMW c'è una distanza di lato da 2,9,64 a 2,10,19. quindi siamo a Più mezzo o meno- secondo. Sì, più o meno mezzo secondo. Mezzo secondo, con la BMW dicevamo che invece di potenza in meno ne ha parecchia, perché passiamo da quasi 160 cavalli a 136, però la BMW, andiamo a vedere la seconda classificata, però vi ripeto molto vicini, 2.09, 2.10.19, è incredibile perché è una moto con cui fai tempi a ripetizione, è velocissima nei cambi di direzione, la frenata è molto costante, molto potente, quindi si replicano le staccate al metro esattamente dove l'avresti fatta al giro prima. Il motore paga un po', è quello meno prestante agli alti, quindi come velocità massima è sotto le rivali, però nei cambi di direzione la BMW è quella che mi è piaciuta di più e infatti è arrivata al secondo posto. Ma cosa incredibile, guardate i tempi presi da Giuseppe, abbiamo al terzo posto, però Edo, è quasi un ex aequo, terzo posto 2.10.21 la KTM, quindi 2 centesimi ho fatto di differenza tra queste due moto. E la KTM il pregio, vediamo se siete d'accordo anche voi, è il motore. È un motore che nei rettilini spinge a 2,40, lo vedrete nella GoPro, mentre le altre vedono i 2,20 grosso modo, lei arriva a 2,40, frena fortissimo, però quando poi imposti i cambi di direzione è talmente agile che devi anche accompagnarla, tenerla, perché appena spranchi il gas tende a muoversi perché ha una spinta, una coppia del motore veramente pazzesca. E una distribuzione dei pesi un pochino leggerina sull'avantreno, d'altra parte appunto come ti ricordavi tu prima è una moto che nasce con una filosofia fuoristranistica, Col mio amato tassello. col tuo amato tassello, in doppia versione 19 e 21, quindi evidentemente è un po' più carica sul retrotreno e un po' più scarica davanti, con tanta coppia avantreno leggero. Cosa succede? Tanta coppia avantreno leggero, la moto tende a impennarsi, però ha i controlli di trazione, quindi è molto stabile comunque. Certo, quando fate i cambi di direzione dovete assecondarla perché è molto reattiva, è veramente una bicicletta, mentre le altre sono delle lame, percorrono le curve con una stabilità grandiosa. Comunque i tempi sono stati incredibili, 2.9, 2.10, 2.10, non l'avrei mai detto perché questa ha tanto motore, quella ha tanta ciclistica, la Ducati è una superbike travestita. Adesso la prova finisce qua, questa prova pazza, mi ricorda un po' quella col Botturi con le moto da Max Enduro in pista da motocross, però per quella replicheremo con te Antonio. Grazie, ok, sono pronto. Pronti?
Adesso è tutta per voi nei commenti qua sul canale YouTube di Moto.it, iscrivetevi, commentate e commentate i nostri tempi. Grazie Antonio, grazie Edoardo. Ciao.